Ciao a tutti ragazzi e benvenuti anche oggi su Vincium Consult. Come vi avevo promesso ragazzi, ecco qua la sorpresa di quest'anno. Il nostro rientro oggi è segnato per la presenza di un compagno di Vincium. Sono sicuro che per molti di voi questo viso non è nuovo, andiamo a scoprirlo insieme per chi non lo conosce. Filippo Gadani. Ciao a tutti, benvenuti su Vincium Consult. Mi chiamo Filippo, certi di voi mi conosceranno già. Siamo qua per parlare un po' di questa nuova avventura in quale abbiamo deciso di imbarcarci insieme, anzi, gentilmente il mio caro amico mi ha invitato e ho accettato con grande onore. Senti, iniziamo a parlare un pochino di te, perché così almeno ti scoprono anche loro. Hai già aperto una scuola qua a Nizza? Ho aperto una scuola in centro, nel centro storico di Nizza, dai suoi corsi nei locali che sono dell'associazione degli amici, degli anziani della Legione Straniera. Eh sì, perché bisogna dire sta roba qua. Tu quanti anni hai fatto in Legione? Allora, io ho finito la mia carriera nel 2021 dopo 18 anni di Legione Straniera. Ho fatto un percorso un po' atipico, certi anziani ex compagni di Vincium della VTOI mi conosceranno, si ricorderanno quando partì nel 2003. Feci 4 anni in fanteria, diverse missioni, tra cui Djibouti, l'Afghanistan, la Costa d'Avorio, e dopo 4 anni, nel 2007, decisi di entrare nei sommozzatori incursori e là per il resto della mia carriera, quindi dal 2007 fino al 2019 sono stato nei sommozzatori incursori della Legione, dove ho partecipato a diverse missioni, ancora una volta in Afghanistan, 2 volte in Mali, in Tagikistan. Beh, insomma, una vita nei corpi speciali. Esatto, voilà, questa è stata la mia carriera. E tu cos'è che mi dicevi che hai fatto come percorso militare? Io? No, a me mi hanno riformato agli scout. No, scherzo. No, che capita, capitare. No, scherzo. Orsetto, No. lupetto. Sono arrivato lupetto. Lupetto. Ho fatto una parte del mio militare nel battaglione San Marco e poi ho finito quello che dovevo finire a fare le guardie armate alla Spezia e poi come militare ho chiuso lì. Ecco. Preferivo tornare a casa, c'avevo una bella fidanzata, mi sembrava male all'epoca lasciarla da sola. Adesso però entriamo anche nell'argomento del nostro canale, il Vincium. Ah sì, è vero, Allora. dobbiamo parlare di Vincium. Allora, tu sei stato allievo privato di Cuciuffo. Allora, io iniziai la mia carriera con il primo mio sing che si chiama ancora, anche se non pratica più, Roberto degli Esposti a Bologna. Fu lui il primo a importare il Vincium, diciamo, in territorio bolognese. E fu il mio carissimo amico, che saluto, Alberto Pelloncini, fu Alberto Pelloncini, che è uno dei massimi esponenti della EPMAS in Italia attualmente, amico d'infanzia. Dopo un percorso di qualche anno con Roberto, lui decise di fermarsi per dei motivi puramente professionali e quindi io mi ritrovai un po' da solo e decisi di chiedere a Sifu Cuciuffo di prendermi come suo allievo diretto e mi accettò. Parliamo del 1999. Sì, in quei periodi là era il periodo in cui andavo sempre a Livorno e frequentavo assiduamente tutti gli stage di Grandmaster Liunting in luglio, di Grandmaster Kate Kenspert in febbraio, maggio, aprile e ottobre. Partecipai anche alla festa dei 25 anni della IWTO, mi recai al castello, partecipai ogni anno ai 2 stage con Sifu e Mimbo Zepe. E questo è il periodo dove hai spinto fino ad arrivare ai gradi tecnici? Allora, arrivai fino al primo grado tecnico, anche se magari qualcuno dei miei anziani camerata di Vincium si ricorda che come primo tecnico non ero proprio male. Voilà, tanto i nomi non faccio nomi, fino al 2003, dove decisi di partire per la Legione Straniera, quindi fui costretto a mettere un po' in sordina il Vincium. Dal 2003 fino al 2004
2014 i miei allenamenti di Wing Chun si erano ristretti a qualche camerata che avevo in caserma, o allora durante le mie vacanze ne approfittavo e là tutti i miei vecchi amici delle WTO erano così gentili da ospitarmi per le mie vacanze, mi allenavo con loro. Sì, 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 certo, certo. Fino al 2014 che al ritorno del primo Mali mi venne troppo la malinconia e decisi di ricominciare. E ti sei appoggiato a Sifu Klaus Flickinger, a delle scuole in Germania e in Francia, a una quarantina di scuole, a una bella organizzazione. E il mio allievo Christophe, quello che fa i video con me, lui è arrivato fino al primo tecnico con lui. Esatto. Veniamo dalla stessa scuola. Ho la scuola a suo nome qua su Nizza e in più di questo nel 2015 per diverse ragioni fui spinto di andare alla ricerca di uno dei forse il più vecchio Sifu di Wing Chun europeo. Molti ci vedo, Filippo, a te che controvento con il cappuccio, che bussi alle porte per chiedere se qualcuno conosce questo uomo, Me l'hai raccontata, quando me la raccontavi la vedevo tipo così io. Beh, effettivamente dalle mie ricerche decisi di trovare Sifu Slavko Truntic, per cui avevo anche tramite dei colleghi durante la guerra dei rapporti, perché io poi in quel periodo mi allenavo con uno dei più vecchi allievi di Milan Prosenica, che era nel gruppo di comando montagna con me. E quindi stampai la foto di Sifu Truntic, riuscii ad avere più o meno il quartiere della zona dove abitava, a Novi Zagreb, e iniziai a bussare, non dico alle porte delle case, ma alle porte dei negozi, finché trovai qualcuno che mi indirizzò da lui. E poi iniziò questa storia che durò a livello privato con Sifu Truntic per 3 anni, e poi dopo 3 anni mi iniziava comunque a essere parecchio affaticato. Mi fece prendere in mano dal suo allievo, che ringrazio, Mario Pojak, che attualmente siamo ancora, 2, 3, 4 volte all'anno mi reco a Zagreb per allenarmi con lui e con la sua equipe. Ed è tutto. Laggiù era un Wing Chun molto diverso da quello del Wing Chun Leung che abbiamo l'abitudine di vedere qua. Assolutamente. Come mai secondo te? La verità? Sì, non diciamo mai una palla qua su Wing Chun Council, mai! Anche se dovessimo intaccare il nostro ruolo di grandi maestri mondiali, che non abbiamo comunque. La verità è una sola: soldi. Money is money. La prima cosa che mi disse Sifu Truntic quando andai da lui mi disse: io qua ti spiego i principi, se vuoi vedere delle tecniche puoi andare su Sifu YouTube. Incredibile. Stetti da lui la prima volta, stetti da lui 5 giorni, tornai e il mio Wing Chun era completamente trasformato. Sì, perché è proprio così coi principi, Filippo. Quando te ne viene spiegato uno, e il principio è il principio, cioè è come se ti spiego una formula matematica, arrivi quasi subito, soprattutto se sei un marzialista, arrivi subito a metterlo in pratica, quasi subito. Quindi se qualcuno ti dice qualcosa che ti apre un po' la visione delle cose, basta, pum, da quel momento in poi non sei più lo stesso di quello che eri prima che nella testa si attivasse quella lucina, è una roba incredibile. Sì, ti capisco perfettamente, perché in passato anch'io ci sono passato, e adesso con il metodo MIR che sto cercando di far funzionare in Wing Chun Council, la mia idea è proprio quella: il meno è più, cercare di lavorare solo trasmettendo principi e poche sequenze tecniche, e poi la persona da sola si sviluppa a modo suo, e quindi ogni albero non è mai uguale al fratello, capito? Io trovo molto interessante questo tuo riscontro di questa mia idea, capito? Tu in Est Europa non ci siamo mai visti né conosciuti, io con il mio percorso, e poi troviamo che dalle due parti si facevano cose simili. Sì, assolutamente. Io ho trovato anche a livello pedagogico e a livello tecnico
In seguito ho avuto anche degli scambi con degli alti esponenti della linea Wonshulung in giro per l'Europa, e alla fine ho trovato che comunque sia In cima alla montagna. in cima alla montagna siamo tutti uguali, Già. senza generalizzare, ma secondo me il marketing ha abbastanza Intaccato, deteriorato certe. il Wing Certe. Ok, va bene, non ci serve andare oltre, perché insomma chi lo sa che è così, quindi non c'è niente da aggiungere a questa cosa qua. Chi ha voglia di obiettare, lo sapete, noi per adesso abbiamo le magliette dedicate al nostro unico hater che puntualmente non guarda neanche il video, mette il pollice in basso e se ne va, quindi io gli avevo dedicato la tecnica speciale per lui l'anno scorso, e quest'anno invece... E adesso la grande questione, attenzione perché se rispondi male, no scherzo, per me è fondamentale provare a stringere alleanze. E poi ci siamo allenati discretamente all'inizio, no? 1 o 2 volte insieme, e perché hai scelto di allenarti con me e di farti vedere su Wing Chun Cons? Allora, perché ho deciso di allenarmi con te? La risposta più facile del mondo, Non perché c'è nessuno. non c'è nessuno. Allora, a prescindere da tutti gli scherzi, ormai sono arrivato, dopo comunque 28 anni di pratica, arrivo a un livello di Wing Chun che comunque sia, per esempio in Francia, sono cosciente che non c'è più nessuno che può insegnarmi qualcosa. Se qualcuno ha qualcosa da dire, l'indirizzo lo trovo su internet. Mi sono allenato in Bulgaria con Sifo Stefan Kunev, un ragazzo in oro, che è stato allievo diretto di Sifu Bayer e di Sifu Peterson e di Sifu Ibsen. Mi ha dato tanto dal punto di vista pedagogico, ho trovato in lui una mentalità, nella linea Wonshulung, una mentalità molto aperta, e comunque sia allenandomi tanti anni a Zagabria, imparando il Wing Chun che Grandmaster Leung Ting ha insegnato a partire dal 1973 a Sifu Truntic. Prima di tutto, prima che il Wing Chun diventasse un caso tedesco, diciamo. Ho trovato tante similitudini, non per forza uguali, no, ma molte similitudini. Da quello che faccio io e quello che fanno loro. Alla linea Wonshulung, con diciamo una linea che Leung Ting insegnava all'inizio anni 70 e che Sifu Truntic ha perpetrato negli anni. E quindi, avendo comunque bisogno di uno sparring partner e avendo comunque l'interesse di migliorare la mia arte, perché è un'arte marziale, mi sembra logico di aprirsi nuovi orizzonti anche culturali verso altre linee di questa magnifica arte marziale. Sì, beh, c'è chi continuando anche a praticare, continuando a insegnare, ha appeso, diciamo, i guanti al muro. Voilà, le scarpe al chiodo, da anni, esatto. Da anni. Invece non lasciare mai, secondo me, è fondamentale. Fai conto che io sono stato gentile come sono stato gentile con te, sono stato gentile anche con altri 5 qua nella regione, e uno si è nascosto come uno struzzo con la testa sotto la sabbia, l'altro ha preso tutto quello che poteva prendere e poi mi ha detto arrivederci. Uno non ha più voluto allenarsi con me perché ha detto no, se no poi io mi faccio troppo confusione, io preferisco seguire la mia linea, ma almeno è stato onesto e gentile. E un altro, niente, anche con quell'altro poi, se non sbaglio, ha anche smesso. E insomma, tu sei stato l'unico a capire un po' lo spirito, l'unico a capire lo spirito. E questo video qua, le cose sono due, Filippo: o spaccherà di like e lo rimbalzeranno un po' dappertutto, vero? I miei follower, i miei iscritti, lo rimbalzeranno un po' sui social a destra a manca, oppure
passerà in silenzio totale, come quella volta che sono andato a dare i guanti alla gente in mezzo alla strada e dicevo menami, io mi proteggo e basta. Uguale, anche quello lì è passato in sordina completamente. Sono cose scomode, sono cose che non tutti fanno, sono cose che a volte si vedono tra insegnanti di arti marziali diverse, perché nessuno si schiaccia i calli l'un l'altro, oppure trovi delle alleanze di quelli che fanno parte della stessa linea. Ma trovare una collaborazione tra due linee diverse, con due background diversi, perché poi io mi sono specializzato nella sicurezza civile, quindi non armata, che è tutto un altro mondo, come dire sport da combattimento e difesa da strada. C'è sempre le botte di mezzo, ma sono due mondi diversi, no? Sì, ci sono passato tra il 98 e il 2003. Vabbè, sì, certo. 97 e 2003. Così. Quindi io ho un percorso più cittadino rispetto al tuo che è più militare, però dal punto di vista del Wing Chun è bello incrociare le mani, sentire delle risposte diverse rispetto a quelle che si sentono d'abitudine. Filippo, io ti ringrazio, grazie infinite. Niente, grazie a te per questa intervista. E poi una domanda, secondo anche dai like che metteranno, se scriveranno fateci vedere qualcosa e tutto quanto, tu saresti disponibile ogni tanto a fare qualche video tecnico insieme o qualche video insieme da poter passare ai ragazzi? Se la nostra avventura suscita qualche interesse, certamente. Oh, fantastico, suscita qualche interesse. Va bene Filippo, grazie ancora. Ci vediamo dopo per allenarci. Va bene. E con voi ci vediamo prestissimo, sempre qui sul canale Wing Chun Consi. Con questo è tutto, grazie ancora Filippo, grazie ragazzi, un abbraccio a tutti e a presto. Ciao! Ci mettono tutti dei colori che mi sembrano un arlecchino. L'arlecchino. Scifo arlecchino, passate tutti i colori, dai rosso, giallo, verde,